Il romanzo criminale al 90% è tutto vero. Ci eravamo colpevoli e ci hanno assolto. Tutti i personaggi che hanno messo dentro Suburra esistono? Guarda, esisteva Carminati, esistevano i Casamonica, esistevano Giugli Spada. Siamo qua ormai a 2 anni di distanza, l'ultima volta che ci siamo visti con Salvatore Buzzi, però oggi siamo in un posto emblematico, la piazza del Campidoglio. Il comune, no? Dove dicono che ero il re che comandava. Dove qua comandava Salvatore. Non contavo niente, non contavo. Ma che è successo in questi 2 anni che non ci siamo poi più visti? È successo che a settembre del 22, quando sono andato definitivo il processo, mi hanno arrestato inaspettatamente perché non dovevo essere arrestato. E mi sono fatto 11 mesi nel carcere di Catanzaro. Proprio nel carcere, non ai domiciliari, ma proprio detenuto? Proprio nel carcere. Perché io a forza di stare nel pub, un po' per la depressione, un po' per altro, ero diventato un alcolizzato, un alcolista. E quindi mi dovevo curare. Sono andato in una comunità per curarmi, però invece mi hanno messo l'ordine di carcerazione. Dice, perché dico non deve essere arrestato? Perché c'è una legge, si chiama legge Saraceni, che dice che se c'è un residuo pena inferiore a una certa quantità non puoi essere arrestato, ma l'ordine di carcerazione deve essere sospeso, però deve aver nominato l'avvocato difensore. Ovviamente io ce l'avevo nominato, tutta Roma sapeva chi era il mio avvocato difensore, invece quella notte, che mi hanno arrestato di notte, hanno notificato l'ordine di carcerazione a un avvocato d'ufficio, che ovviamente sapeva chi ero, e a me mi hanno arrestato. Tant'è vero che Massimo è rimasto libero per fortuna sua, io invece cosa ho fatto? Tu sei stato l'unico che è stato poi arrestato? L'unico arrestato. Ma secondo te era studiata a tavolino sta cosa? Sì, era studiata a tavolino perché sai, la storia del pub, i panini con i nomi criminali, che i PM pagano doppio, i giudici pagano triplo. Non gli è piaciuta? Non mi è piaciuto, questi non conoscono l'ironia. Non conoscendo l'ironia mi hanno fatto fare 11 mesi a Catanzaro. Poi io ho fatto ricorso, la Cassazione mi ha dato ragione, mi hanno scarcerato di corsa perché non può essere arrestato. Ho scritto un secondo libro che ho avuto difficoltà per farlo pubblicare, per trovare un editore, perché tutti avevano paura a pubblicarlo e alla fine me l'ha pubblicato la Bussola Editore. E il libro narra le vicende della gara Cup della Regione Lazio ai tempi dei Zingaretti, la gara che mi sta rovinando la vita. Tu te la ricordi la storia della mafia capitale, il grande corruttore, io sono stato condannato solo per aver pagato 40.000 euro dei tangenti, che non si devono pagare, però su un fatturato complessivo di 180 milioni. E c'è una percentuale molto bassa. Modesta. Qualunque imprenditore ti può dire che se Buzzi ha pagato 40.000 euro su 180.000 di fatturato è stato bravissimo. Non si doveva fare. Però... Ma oltre a quello tu non hai avuto nessun'altra imputazione, cioè nessun'altra condanna? No, quello lì, c'ho avuto l'associazione però e tante la parola mafia capitale, no? Di mafia poi non se ne parla più, nel senso c'è stata un qualcosa che dichiarava un'associazione mafiosa. Loro dichiaravano che noi controllavamo il Campidoglio, io e Carminati controllavamo il Campidoglio, infatti stavamo qua sotto, non controllavamo niente, a malapena che manco ci fanno entrare tra un po'. Ci fanno entrare. Noi siamo riusciti a smontare tutta questa tesi e abbiamo dimostrato che non controllavamo niente e che eravamo, almeno io, delle persone che operi sul libero mercato, e il libero mercato purtroppo ogni tanto devi ungere le ruote, come si dice, non si deve fare, però Parnasi, per far nomi e cognomi, ha pagato molto più di me, 200.000 euro, la Boda, moglie di un magistrato condannato recentemente solo a 2 anni e 2 mesi per corruzione, ha incassato 3 milioni di tangenti, 3 milioni in sola cifra. Io 40.000 euro, però io sono il grande corruttore mafia capitale. Però hai pagato col carcere. Ho pagato col carcere questa ipotesi accusatoria campata per aria, formulata dalla Procura di Roma, come ha spiegato ampiamente Palamara nel suo libro. I giudici hanno i megafoni nei giornalisti, pompano le inchieste per dargli una grande visibilità. Loro hanno fatto la carriera, qualcuno ci ha fatto pure i soldi, tipo Bonini e De Cataldo che hanno scritto libri, e io e Carminati abbiamo fatto la carriera. Poi io, per aver detto che la gara Cup della Regione Lazio ai tempi dei Zingaretti era truccata, ci ho fatto il surplus di galera. Perché noi tutte le imputazioni erano tutte gare da 100.000 euro, 200.000 euro, tutte le stupidaggini, o se no le corruzioni erano hai assunto una persona che te la segnalava un politico, hai assunto questo perché lo segnalava un altro, o hai pulito una cantina. Io sono stato condannato per aver pulito la cantina
un dirigente ama, valore del lavoro 40 euro. L'imputazione più grande, che era la gara CUP della Regione Lazio, il centro unico di prenotazione, valore dell'appalto 90 milioni di euro, lì stranamente siamo stati assolti. Sì, siamo stati tutti 90 milioni di euro 90 milioni di euro. L'ipotesi accusatoria era la turbativa d'asta. In 8 abbiamo ammesso di aver fatto la turbativa d'asta, però non Cioè per turbativa d'asta diciamo che ti a metti tutti, d'accordo e cerchi un attimino di trovare un accordo per entrare col prezzo giusto, sapere quando e come. In 8 l'abbiamo ammessa sta turbativa, ma incredibilmente ci hanno tutti assolti. Perché mi direi ci hanno tutti assolti? Perché quando noi fummo arrestati nel 2014, alla fine del 2014, c'erano tutte intercettazioni telefoniche, ambientali, veniva fuori in maniera chiarissima il coinvolgimento di Maurizio Venafro, il capo del gabinetto dei Zingaretti, e l'inchiesta rambiva Zingaretti, che era allora presidente della Regione Lazio. Un piccolo aspetto dell'inchiesta mafia che aveva, per la quale siamo stati tutti assolti. Ma questo qui in realtà poi parla di una cosa tecnica, no? Cioè il fatto del CUP, ma uno Mafia Capitale si aspettava, adesso sta andando tanto la nuova serie su Burra, Esatto. Ci sta praticamente la vecchia serie su Burra, il film, no? Tutti i personaggi che hanno messo dentro su Burra esistono, cioè... Guarda, esisteva Carminati, esistevano i Casamonica, esistevano Giugli Spada, tutti con nomi cambiati, però esistevano questi. Io per fortuna non c'ero. Dico, a te non ti hanno messo, c'ero, perché mo hanno messo nella nuova serie addirittura uno che aveva delle bancarelle e che diventa politico e che il nonno si arrabbia, cioè questo è su Burra Eterna, il nuovo. Questo è Tredicino. Hanno aggiunto questa, e tra l'altro c'è una figura che in realtà forse non esiste, che quando viene eliminato l'equivalente di Carminati, lui che era un politico diventa praticamente un criminale, e questa figura non c'è in sostanza. Guarda, ti posso dire che il romanzo criminale della serie al 90% sono fatti veri, raccontati bene, sono pure tutte un'invenzione, Ma infatti, tutte cazzate dei Bonini e dei Catà. Esatto, perché tanti mi chiedono sempre, oh, ma su Burra hai visto il nuovo, chi è questo personaggio? Io delle volte mi perdo, dico no guarda, questo personaggio non l'ho mai sentito. Cinaglia, il politico che diventa criminale, non si capisce. Quindi se le due serie, il romanzo criminale al 90% è tutto vero, tutto vero. Sì, hanno preso le biografie, hanno cambiato i nomi. No, il film è la serie. Sì. Invece su Burra è tutta un'invenzione. Perciò se dobbiamo dare un grado di realtà alle serie, Gomorra e romanzo criminale sì, Suburra e poi il nuovo Suburra Eterna che è ancora più tirato, è quasi tutti i personaggi romanzati, inventati, aggiunti. Estremamente romanzati, sì. Perché poi alla fine Suburra andava a coprire anche alcuni fatti come il porto di Ostia, successivamente la nuova serie addirittura lo stadio della Roma, perciò una cosa anche pure lo stadio della Roma che ancora deve essere costruito. Sì, esatto, ma infatti lì nella serie si parla proprio del doverlo costruire. Ma sai, ma più grossa la stupidaggine, più la gente magari ci crede, più attiri il pubblico. Però ti posso dire che non c'è nessun riscontro dalla realtà. La paninoteca dove ci siamo conosciuti, che poi era particolare perché c'è i panini con i nomi dei criminali, sempre riallacciandoci a Gomorra, su Burra. I pregiudicati c'è uno sconto. È l'unico locale dove il pregiudicato c'ha lo sconto e il magistrato, il PM. Doppio il giudice triplo perché è quello che te condanna. Ma sta cosa ha dato fastidio un po'? Ma è una concausa dell'arresto, diciamo. Cioè nel processo il fatto di avere una paninoteca criminale. Il fatto che poi si sono sbagliati ad arrestare, diciamo lo sbaglio che hanno fatto ad arrestare, può derivare anche da questo. Il mio avvocato me l'ha detto in camera carità, e se gli hanno detto scusa, te lasciavamo fuori quello e ci ha preso per culo quei panini. Tu hai persi tutti i tuoi vecchi amici? Quasi tutti, ricordate che quando stai in vincitore tutti salgono sul carro, quando hai perso scendono tutte le corse, lì scopri i veri amici, la sconfitta è orfana. Io faccio sempre un paragone con Renzi. Renzi nel 2014-2015 era il re d'Italia, faceva come gli pareva, comandava, fra poco non lo conosce più nessuno, dice Renzi, io mai renziano, chi ha mai conosciuto Renzi? Senti, ma ai tempi invece quando eri uno che lavorava, la gente mi immagino tutti a suonare al campanello, telefonate, Salvatore, ti ricordi? Stavamo insieme al militare. Che la convenzione del PD che fa il 29 ottobre, dove invita Pignatone, che già ha firmato l'ordine di carcerazione mio, l'ho pagata io, gliel'ho pagata, volevo presentare Pignatone, io ho fatto no, mi sembra brutto, sono pregiudicato, lì guarda, prima ero ricco e poi sono diventato povero, però
La famiglia l'ho conservata, la salute pure, quindi guardo come mi ha insegnato mia moglie, guarda il bicchiere mezzo pieno, io lo vedo sempre mezzo pieno e vado avanti. Io ho avuto un sequestro dalla cooperativa che valeva 30 milioni, hanno affidato amministratori giudiziari che l'hanno fatta fallire e il giudice gli ha liquidato per celle 3 milioni d'euro a testa per farla fallire. Migliaia di persone disoccupate, occupate male. Io ho in questo momento 68 anni. Perciò sei in età pensionabile. Esatto, io potevo stare in pensione già dallo scorso anno, ho sempre versato i contributi all'INPS, 35 anni di contributi, mi aspettavo la pensione a 67 anni. Qui siamo a Bottega Scure dove una volta c'era la sede del PC, ora ci stanno i supermercati, quello che era un partito vero. Io sono stato iscritto al Partito Comunista dal 77, poi ho seguito le sue varie evoluzioni, PDS, DS, poi per finire al PD che è un partito affarista, che non rispetta, anzi è un partito di centro ormai, non mi sembra che sia più un partito di sinistra, è un partito di centro. Io sono rimasto comunista, loro sono rimasti, sono un po' deviati. Però ti avevano pure accusato di essere in combutta con Alemanno ai tempi, che era di destra. Ma io Alemanno ho sempre contestato, gli abbiamo pure dimostrato le manifestazioni che facevamo. Io certo ero un imprenditore, 1300 dipendenti, ho parlato con tutti i sindaci e ho parlato anche con Alemanno, ma non è che era amico di Alemanno. Era un conoscente Alemanno, punto. E invece l'altro, diciamo, tuo amico che era Carminati, lui era di destra. Carminati di destra, ma Carminati non ha mai conosciuto Alemanno, pure questo è venuto fuori al processo, nonostante abbiano scritto Alemanno era intimidito da Carminati, ma se Carminati nemmeno lo conosceva, come faceva a intimidirlo che lo conosceva? Queste tutte cose che abbiamo dimostrato al processo, tant'è vero che ci hanno assolti e ci hanno dato ragione, ma non è che qualcuno ci ha risarcito, Massimo il carcere duro, io il carcere preventivo in alta sicurezza prima a nord e poi a tal mezzo, quindi non ti risarcisce nessuno. Ma poi anche a livello di immagine, credo, no? Però, perché tu oggi sei sempre Salvatore Buzzi, Mafia Capitale. Mafia Capitale è malamente. Ah, se fossero fare, come dicevi te, gli altri ci hanno fatto i soldi con le fiche, noi siamo a disposizione, chi vuole fare una fiche noi siamo qui, Cioè, sarebbe bello, per esempio, raccontare una versione più veritiera. No, di più quello... la verità, io racconto la verità, che abbiamo veramente turbato la gara cuppa della Reggio Lazio, eravamo colpevoli e ci hanno assolto. E addirittura il mio avvocato ha parlato in sede di dibattimentale che c'erano pure dei soldi promessi e non dati perché poi ci hanno arrestato, pure lì però niente è stato niente. Ma il fatto di aver assunto tante persone, no? Sì. Ti dava anche una soddisfazione di avere tanti dipendenti, persone magari che erano contente di guadagnare anche diverse mensilità come mi raccontavi? Guarda, no, la cooperativa andava benissimo, noi facevamo la distribuzione degli utili, i dipendenti prendevano 15 mensilità, mica come le cooperative di Sumaoro che nemmeno avevano i soldi per mangiare i poveri immigrati e la moglie aveva il diritto all'eleganza. Noi è una cooperativa seria, l'ANAC ha fatto un'ispezione, non ha riscontrato niente, non mi hanno fatto un centesimo di multa per l'attività gestionale della cooperativa 29 giugno. E ora arriva la giudice Donatella Casari che dice non è dimostrato che l'avrei pagato 29 giugno. Caspita, c'è la relazione ANAC, che tutto il mondo lo sa. Praticamente al Torre Argentina, qui dietro c'era il teatro dei Pompeo e siamo nel luogo dove fu assassinato Giulio Cesare, nella curia di Pompeo. E quindi siamo nel pieno della romanità, Campidoglio, Bottega Scure, Torre Argentina. Un minimo cosa culturale, visto che stiamo in questa città. Dato che era il re di Roma, caspita, ma Ah, è vero, sì, perché re di Roma, no? Eri il re di Roma. Di che? Il re di Roma di che? Praticamente oggi tu sei passato dal re di Roma, temuto, indiscusso eccetera, come ti dipingevano, a mancato pensionato, nel senso che volevi diventare pensionato, ma manco la pensione ti hanno dato. Con l'ex re di Roma, che mo non lo conosce più nessuno, e poveraccio mi ha chiesto, no, sto scherzando, mi ha chiesto pure qualcosa. No, adesso qua con Salvatore, che ex re di Roma, e oggi invece futuro pensionato, speriamo bene. No, se volete scoprire quello che ho detto per filo e per segno, documentato con le intercettazioni telefoniche, il libro è questo. Che ti è costato pure il carcere? Mi è costato il carcere più i panini, mi è costato. Panini e il libro uguale carcere. E il libro binomio indissolubile. E il libro sicuramente la pensione. Nel dubbio vi salutiamo. Ciao!